Sì, qual è l'emergenza? Ciao ragazzi, oggi facciamo un video un po' particolare, non si tratta di un video da scavo, ma è comunque un ritrovamento molto particolare. Si tratta di una ragazzona che ho incontrato mentre scendevo da un sentiero. Ho notato subito il suo grosso fondoschiena e mi sono voluto avvicinare per accertarmi che stesse bene. Ve la presento. Si tratta di Berta, una granatona da 149 italiana. Come vedete è un calibro molto grande. Si possono apprezzare le sue reali dimensioni mettendoci a fianco il mio scarpone. Prima di presentarvi Berta, però, vorrei prendermi un caffè con lei. Ora vi spiego come. Oggi assisteremo alla prima marchettata di Daniel Facose. Yeah! Sì, lo so, quello che molti di voi staranno pensando, ecco, un altro youtuber che ci vende corsi su come pettinare le bambole. In realtà mi sono ripromesso a me stesso di non pubblicizzare oggetti che possono essere inutili o corsi che non servono a nulla. Sono focalizzato sull'outdoor e sull'avventura. Se vi propongo qualche cosa è perché è qualche cosa in cui credo e in cui può essere utile per la nostra attività. Per questo prodotto non mi hanno dato un solo euro, quindi non si tratta di una sponsorizzazione, più che altro di una recensione. Questo apparecchietto qua, che può sembrare un thermos ma non è un thermos, è una vera e propria macchina da caffè portatile a batteria. Io non so quanti di voi siano dipendenti dalla caffeina, io lo sono specialmente al mattino ed è secondo me un buon prodotto per coloro che non riescono a farne a meno anche quando vanno in avventura. Ho pensato potesse essere una cosa carina per tutti voi che magari andate in giro. Io lo utilizzo molto in van ed è consigliato soprattutto per i camperisti che hanno deciso di essere gas free, quindi di avere le piastre elettriche che hanno un consumo di energia importante. Con questa robetta qui voi potete farvi un caffè con praticamente la batteria che c'è qui dentro. Ora vi spiego il funzionamento. Allora, la prima cosa da fare è togliere il bicchierino di plastica. Dobbiamo smontare questo contenitore che c'è qua sotto. E adesso abbiamo due opzioni. Possiamo utilizzare questo portacaffè, riempirlo con il suo dosatore, oppure, ed è quello che farò io, utilizzare un portacialda. Credo che questa sia la soluzione migliore per chi va all'avventura e non si vuole portare anche un barattolo di caffè con un cucchiaino. È veramente una figata. Io utilizzo già le cialde a casa e averle anche in camper o quando vado a farmi i giri è veramente tanta roba. Mettere la cialda al suo interno, entra alla perfezione, dopodiché inserire il portacialda e avvitare fino in fondo il contenitore di plastica, rimettere il suo bicchiere, dopodiché semplicissimo aprire questo coperchietto, uscirà tanto caffè quanta acqua gli metteremo dentro. È consigliato per un singolo caffè versare 50 ml, c'è un bel dosatore qua che ci aiuta. Tappare. Dopodiché si tratta semplicemente di premere per 2 secondi questo bottone. 1, 2. Si sentirà un suono e bisognerà aspettare 2 minuti affinché la resistenza scaldi l'acqua e farà tutto in automatico. Sfilare la macchinetta e guardate che bella crema ha fatto, tanta roba, sembra fatto con una macchinetta del bar. La cosa figa è che la stessa crema viene anche con il caffè macinato, quindi è un giochino molto interessante per gli amanti del caffè. Con una ricarica completa fate 4-5 caffè, però se voi utilizzate dell'acqua già calda potete fare più di 200 caffè, perché il consumo della batteria in realtà è dato dallo scaldare l'acqua, non dall'immettere il caffè all'interno della cialda. Insomma, io lo utilizzerò in camper. Se vi interessa un prodotto del genere vi lascio un link qui sotto dove avrete uno sconto del 10% e potrete anche approfittare degli sconti di stagione, come per esempio quelli di Halloween o quelli per Natale, ed è una cosa un po' carina per fare un regalo un po' alternativo alle persone avventurose come noi. Ma ora riprendiamo il video. Berta è una ragazzona dal carattere un po' irascibile che riposa qui nella stessa posizione da circa 110 anni. Stavo scendendo da questo sentiero che costeggia la parete di roccia e ho notato che fra le foglie e la neve spuntava fuori una specie di fondello con il tipico colore a ferro ossidato. Mi sono quindi avvicinato, ho spostato foglie e neve e ho trovato lei. Berta è veramente in ottime condizioni, possiamo persino vedere le linee di fusione dello stagno
stampo dell'acciaio. Ha la particolarità di avere la corona di forzamento in piombo, in quanto verosimilmente utilizzarono questo materiale perché è più economico rispetto al più costoso rame. È veramente difficile trovare una granata in queste condizioni. È spolettata ma gli manca l'accenditore. Poteva montare la spoletta modello 85 o 911. Veniva caricata attraverso questa specie di tappo ogivale del quale si possono apprezzare gli scassi per lo strumento che serviva per avvitarlo. Una volta avvitata questa falsa ogiva veniva inserita la spoletta e solo all'ultimo il suo innesco poco prima di essere sparata. Il suo corpo è in ghisa acciaiosa ed ha una camera di scoppio veramente grande. La spoletta è di per sé un vitone in ottone che scende giù di una decina di centimetri, al quale poi era collegata una specie di tubo ottonato nel quale era presente sia il detonatore che la carica di rinforzo. Berta era caricata a un caricamento speciale a base di TNT ad alto esplosivo. Si può notare il particolare del fatto che la spoletta è svitata di quasi un centimetro a causa sicuramente dell'impatto. Le granate da 149 erano l'incubo di nostri soldati, come di quelli austriaci. Erano granate di medio calibro, quasi grosse il doppio di quelle da 75 mm, più comuni e più sparate. Se si leggono i diari di guerra si parla spesso di granate da 149 come micidiali strumenti di morte. Il suo funzionamento era praticamente simile a quasi tutti gli ordigni sparati da dei cannoni o da degli obici ed era per concussione, cioè una massa battente con un percussore andava a percuotere, a battere un innesco a seguito della forza d'impatto che si creava con l'incontro tra la granata e il suolo. Ovviamente erano necessari un buon numero di chili di forza per poter attivare questo ordigno. Come vi dico sempre, ricordatevi che più l'ordigno è grande, più chili di impatto servono affinché esso si attivi. In cambio, più l'ordigno è piccolo, meno chili servono all'impatto perché si attivi il suo innesco. Quindi fate sempre attenzione agli ordigni piccoli, perché più sono piccoli, più sono pericolosi. Ovviamente questo mio tono scherzoso serve per sdrammatizzare un po' la situazione, ma siamo di fronte a un ordigno pericoloso che va segnalato. Voglio precisare che quando trovate uno di questi ordigni non dovete perdere la calma, non dovete incominciare ad urlare o a gridare, dovete semplicemente fargli una foto che poi potrà servire agli artificieri per identificarla e chiamare subito il pronto intervento, cioè il numero 112. Siccome me lo avete chiesto in parecchi, voglio perciò fare un video su come si segnala un ordigno seguendo le indicazioni del numero di emergenza. Ciao ragazzi, sono tornato in van. Ora chiameremo il 112, il numero di emergenza, per avvisare della presenza di questo ordigno. Vediamo cosa ci dicono. Sì, qual è l'emergenza? Sì, volevo segnalarle la presenza di un ordigno. Mi sa dire un numero di sentiero? Sì, il... Lei adesso sul posto? All'altezza di che cosa? Un riferimento? Guardi, se vuole ho le coordinate. Coordinate? Sì. Perfetto, se ha le coordinate perfetto. Secondo che gliele recupero subito. Le coordinate esatte sono punto 814 0873 Sì, virgola punto sì. 123. Daniel, rimanga in linea che le passo le forze dell'ordine, Sì, sa? grazie. Resti in linea, stiamo inoltrando la sua chiamata. Salve carabinieri, avete rinvenuto? Sì, Ordigno? sì, c'è un ordigno della prima guerra all'altezza del sentiero. Ma si nota per strada questo lungo il sentiero, si nota il ordigno? Senta, un attimo che le passo il collega e poi vedranno domani loro, perché a quest'ora non è che No, abbiamo- certo, chiaro. Allora, la prima chiamata è stata al 112, che è il numero di emergenza, e che ha preso nota dei miei dati, del luogo e delle coordinate e le ha passate ai carabinieri. Mi hanno passato alla stazione locale dei carabinieri più vicini e adesso mi richiameranno al mio numero per avere informazioni più dettagliate. Aspettiamo la loro chiamata. Insomma, la telefonata ha poi proseguito con le classiche richieste di informazione. Elencherò ora passo per passo quello che dovete fare in caso di rinvenimento di un ordigno. Non è una di quelle informazioni inutili, in quanto se andate a metal prima o poi ne trovate uno. Cosa numero 1: non perdere la calma. Il fatto che siete di fronte ad un ordigno, anche grosso, non vuol dire che debba esplodere esattamente quando siete lì a fianco. Sono granate o bombe a mano che stanno lì nel suolo da più di 100
100 anni sicuramente non aspettano voi per esplodere. L'importante è rimanere calmi e non toccarli. Secondo punto è quello di fare una bella foto all'oggetto, un po' per tenervelo come ricordo, un po' perché le forze dell'ordine hanno bisogno di capire preventivamente di che oggetto stiamo parlando. A volte, per esempio, si scambiano degli oggetti che poi alla fine si scopre non essere bombe e si mette in moto una macchina che ha un certo costo in termini di uomini, di tempo e di soldi. Il terzo punto è importantissimo: dovete geolocalizzare il vostro ordigno. Questo lo potete fare per esempio con applicazioni che utilizzano il GPS, come per esempio Google Maps. Basta mettere un pin sulla mappa e salvarlo, dare le coordinate GPS. Questo passaggio è fondamentale perché una volta segnalato vi chiederanno la esatta collocazione dell'oggetto. Non basta quindi dire il sentiero o la zona, perché ovviamente non hanno mica il pendolino o la telecinesi. Più precise sono, meglio è. Ricordate inoltre di non coprire l'oggetto con delle foglie o con della terra, perché non vanno in giro con il metal, quindi lasciatelo a vista. Insomma, tutto molto semplice, basta seguire le indicazioni del 112 e poi della stazione locale dei carabinieri, che potrebbe differire da stazione a stazione, quindi fate quello che vi dicono. Questo video informativo finisce qua, noi ci vediamo con un prossimo video da scavo. Signori, alla prossima. Cara Berta, ti volevo dire grazie per esserti fatta trovare. Volevo anche dirti grazie perché non hai fatto del male a nessuno. È arrivato il momento anche per te di riposare. Arriveranno delle persone che si prenderanno cura di te. Grazie Berta.